Ciao, oggi vi porto con me, sto ancora dormendo, a fare un po' di en plein air. Vi sto preparando tutta l'attrezzatura. Andiamo. Qualche tela che ho riverniciato, i miei colori, con anche un contenitore, bicchierini, alcuni pennelli, cose, scatoline, insomma. Sto organizzando, ho riempito il mio pozzetto con l'acqua per l'acrilico e dovrei essere quasi pronta. Ok, ho preso anche i miei mirini, poi vi faccio vedere bene, e il blocco per fare i disegni, i bozzetti. Ok, così preparo prima il bozzetto. Penso di aver preso tutto. Allora, trovo utili per mantenere i colori acrilici anche i contenitori vuoti dei gelati, solo che sono un po' ingombranti da portare, quindi ho scelto uno più piccolino. Ok, questo è il mio carrellino attrezzato. C'ho anche l'ombrellone da mare, quello piccolo per farmi ombra, il mio cavalletto, ho anche una bottiglietta d'acqua oltre al resto che vi ho fatto vedere e sono pronta. Adesso parto. Il giardino condominiale sotto casa e lì c'è la strada. Ecco la strada, dopo la strada il parco, qui siamo arrivati. Il parco. E adesso andiamo giù in fondo a questa strada. Qui ho scelto una postazione molto tranquilla e soprattutto arieggiata. Arriva l'aria dal mare, quindi sto bella fresca. Fa caldo, sono già le 8:30 passate in realtà. Mi devo sbrigare. Vediamo cosa riusciamo a fare perché fa molto caldo, quindi per una questione di resistenza fisica al momento. Proviamoci, dai. Stavo pensando di utilizzare questa scena con la stradina, ma fa troppo caldo in questo punto, quindi mi sa di no. Ok. Vediamo se riesco a farvi vedere l'inquadratura. Allora, la mia inquadratura sta così, ma lì non c'è. Vediamo un po'. Allora, se vado indietro, ecco. Non male è questa l'inquadratura che vorrei. Cioè, sopra le ombre, poi degli alberi, poi sotto i fiorellini e un po' di prato. Dovrebbe essere bilanciato. Ok, sono sotto l'ombra di quest'albero, così non devo aprire l'ombrellone, e ho messo l'album per gli schizzi e adesso con questo cercherò di fare prima un bozzettino. Devo mettere in orizzontale, però sto pensando, e poi da quel bozzetto lo prendo come punto di riferimento per le ombre, per le luci, per tutto, per poi dopo realizzare il dipinto, spero in tempo breve. Adesso vediamo quello che combino. Ok, inizio. Ok, il disegno è molto astratto, vedete che già sta venendo la luce sul foglio e si vede male, no? Ha bisogno di un'ombra perché poi la luce ti fa vedere male il disegno. Allora, molto astratto. Qui ci sono le ombre, due tronchetti, qua la linea dell'orizzonte l'ho proprio alzata, la linea di terra l'ho alzata tantissimo. Qui faccio tutte ombre, qui è la zona dove ci sono i fiorellini bianchi e qui dove c'è un po' di terra, una fossetta lì, quella fossa lì, qui, e qui dove ci sono tutte queste foglie, ok? Quindi giallo, verde, grigio, ok, delle ombre. E quindi ci sono vari piani e linee oblique e orizzontali, quindi cioè, non mi dispiace come composizione perché è molto rilassante. Dovrò mettere il coso, l'ombrellone, adesso vediamo un po', perché dà molto fastidio nell'esecuzione queste ombre, luci, un po' la luce un po' riflette. Ok, ora mi attrezzo.
Allora, eccoci qua, siamo pronti. E ecco la prima vespa, porca miseria, ho paura. Allora, questo è il formato. Qui ho messo il bozzetto sotto perché questo è un cavalletto anche di esposizione, quindi può avere due, no? Due zone per mettere i quadri, appunto. E qui ci ho messo adesso il bozzetto, così farò riferimento da questo. Questa cosa astratta la farò, la trasporterò qui. Vi voglio far vedere, qui c'è una diagonale, ok, e vi faccio vedere che in proporzione corrisponde, perché è appunto in scala. Questo è un mirino da 4 terzi, sarebbe 4 cm per te, più grande, quindi in scala, e la scala la fate sempre con la diagonale, ingrandite e rimpicciolite con la diagonale. E quindi ora iniziamo. Si sta facendo tardi, ce la farò? Chissà, vediamo. Ok, vedete, molto astratto, ho soltanto delimitato le zone che mi servono. E adesso questo lo tolgo e attacco quello. Adesso vi faccio vedere come mi posiziono i colori. Ok, eccomi, ho incastrato qui dentro questo cartoncino da passepartout molto doppio, diciamo cose molto leggere. Oggi voglio provare a dipingere dentro il contenitore, vediamo un po' se mi fa anche da tavolozza. Qui ho i miei bicchierini, uno per l'acqua sporca, uno per l'acqua pulita, pennellini, spatolina per raccogliere poi le varie cose. E ci metto adesso l'acqua dello spruzzetto, lo metto qui dentro e iniziamo, dai, sta facendo veramente tardi. Ok, sto impostando un po' il verde. Non ho fatto l'imprimitura colorata, non ho tonalizzato per velocizzarmi e quindi i colori saranno molto più accesi, ma va bene così perché ho poco tempo a disposizione e quindi facciamo un po', vediamo un po', ecco, colore un po' più sull'ocra. Sto impostando con una pittura molto sottile, cosa, la base. Devo sbrigare, ce la posso fare? A dopo. Ok, ho messo il timer, ogni quarto d'ora suona, e un quarto d'ora questo sono riuscita a realizzare la base, è tutto molto astratto, è tutto molto orizzontale, obliquo, tutte queste linee. Vediamo adesso. Sto con gli acrilici senza ridardante, e fa caldissimo, però sto riuscendo. È la challenge sulla challenge questa, perché ce la posso fare, ce la faccio, sì. Ok, è passato un altro quarto d'ora e adesso sto delimitando la zona dei fiorellini. Sto facendo un bianco sporcato con la terra, l'ocra gialla, non rendendo troppo bianco perché altrimenti c'è troppo contrasto. Vedete, tutti i puntini sto facendo perché penso che sia la cosa al momento ottimale da poter realizzare. E vediamo un po', vedete come cambia il colore a seconda di com'è la luce. Ok, vedo un po' cosa posso inventarmi, che voglio fare anche qualche altro ciuffetto d'erba, mi devo sbrigare. In mezz'ora adesso, questo realizzato in mezz'ora in tutto. Ok, mi velocizzo. È passato un altro quarto d'ora, quindi mi sono persa, ho fatto mezz'ora o 3/4 d'ora in tutto, diciamo quasi alla fine. Sto cercando di dare un po' più di variazione di colori con delle macchie, delle varie macchiette, dare un po' più il senso anche della bocca qui, l'altro piano qui, sto cercando di lavorare un po' meglio qui, e qui però devo lavorare un po' nello sfondo, anche se è il minimo, devo aggiustare qua sti tronchetti. Non passa nessuno, tranne delle api che ogni tanto io strillo, scappo, per fortuna non vede nessuno. Ecco.
I fiorellini ho cercato di fare vari colori, eccoli qua, ci stanno ancora, sì, il bianco con l'ocra gialla, e quindi non è bianco puro, questo è sempre matto bianco, è sempre sporcato con l'ocra, quindi fare dei puntini un po' più grandi dove escono un po' più fuori, più piccolini dove insomma si vedono di meno, un po' più acquosi dove si vedono di meno, e variare con le tonalità per dare un po' di movimento. Però quella sta la parte rilassante, in realtà divertente. Pip 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 tutti i puntini. Comunque diciamo che ho quasi finito, forse in un quarto d'ora lo finisco, quindi ci metto in tutto un'ora che sto nei tempi e vai. Dai, continuo, vi faccio vedere il proseguimento. Ok, vedete, questo è passato un altro quarto d'ora, quindi alla fine sto in ombra, ecco, qua si vede, penso di aver terminato. Va bene così, si può sempre fare altri ritocchi, altri dettagli, ma va bene abbastanza così. Metto qualche ciuffettino d'erba un po' più chiaro, ho cercato di lavorare o un po' più chiaro o un po' più scuro sulla base verde, così per creare contrasto, dare un po' più di texture e basta. Per oggi dovrebbe andare. Ho dipinto dentro la vaschettina per alimenti, insomma, il contenitore, mi sono trovata abbastanza bene e adesso è facile perché ci metto semplicemente il coperchio e sta a posto così, quindi senza troppi impicci prendo e tolgo tutto. Ecco fatto, ho messo i coperchi, ok, anche qui dell'acqua, qui prendo i barattolini così poi ci metto il coperchio, è facile da trasportare fino a casa e comunque sto vicino casa. I pennelli da lavare li vado a portare subito a casa, li lavo e questo è tutto per oggi. Ok, mi sto godendo il fresco sotto l'albero con questa panchina, una delle poche panchine che c'è questo parco, e si sta molto bene, quindi adesso mi sto godendo un po' di vento, di fresco che viene poi dal mare, quindi proprio si sta benissimo. Tanto c'ho casa a due passi e farò subito, insomma. Allora, eccoci qui a casa e sto al balcone così sto in ombra, però c'è sempre una certa luce per farvi vedere i colori anche se vengono un po' più saturi. Allora, mi piace molto come è stata fatta la composizione di tutte queste linee, mi piacciono molto come sono venute, anche il tipo di colore alla fine. Questi tipi di ombre sono venute abbastanza scure perché io le avevo fatte un po' più calde, però poi dal vero vedevo che erano un po' più fredde, ho aggiunto un po' di più, si sono raffreddate. Probabilmente erano migliori calde, ma sono comunque realistiche, quindi vanno bene, non è certo un errore per mia fortuna, ma comunque me ne sarei accorta se è un errore. E l'unica cosa, questi tronchetti, cosa che stanno a passare, tutto sta a passare adesso. Questi tronchetti li eliminerò perché sono l'unico elemento verticale. C'era l'erba essere un elemento verticale piccolo, corto, quindi andavano pure bene, ma io poi l'ho obliquizzata, l'ho rese più oblique queste pennellate che suggeriscono questi ciuffetti d'erba, quindi questi li toglierò semplicemente. Ehm, quindi insomma posso ritenermi soddisfatta del tutto. Ok, eccoci qui, sono un po' messa in disabilità, sto a casa, fa caldo. Quindi diciamo che il risultato finale non mi dispiace per averlo realizzato in poco tempo. Comunque ho scelto un soggetto abbastanza semplice perché il prato, insomma, ehm,
Insomma, non è così complesso, l'unica cosa complicata da fare erano i fiorellini, che poi alla fine è stato un momento molto divertente e rilassante. Alla fine me la sono trovata abbastanza bene, non avendo fatto un'imprimitura colorata con una tonalizzazione della tela, mi sono ritrovata quindi a miscelare il rosso spesso e volentieri del verde per poterlo un po' spegnere. E, nel video però vengono sempre dei colori abbastanza sparaflesciati, molto saturi del verde, ma in realtà è più cupo, vedendolo dal vivo. Um, Indubbiamente mi avrebbe aiutato di più, però anche per una questione di tempistica ho fatto tutto al volo, come avete visto. E le difficoltà che ho trovato appunto è stata la gestione del tempo, che comunque può farmi un po', devo ancora abituarmi a questa cosa, cioè riesco pure nei tempi a realizzare il dipinto, ma essendo tantissimo abituata, sono tipo 30 anni che dipingo dentro lo studio e non in plein air, queste sono le prime esperienze proprio del plein air, sono molto abituata a un certo tipo di tempistica più lenta, e quindi devo fare delle scelte molto più velocemente. Se avessi avuto più tempo, probabilmente quelle famose ombre le avrei lasciate più calde, ma va bene anche così perché funzionano anche così. Però ecco, è una questione che devo semplicemente fare pratica per gestirla un po' meglio. Comunque mettere il timer mi aiuta molto, devo dire. Un'altra cosa che mi aiuta veramente decisamente tanto è il mirino che ho costruito, e poi è cartoncino e fili di cotone, una cosa semplice, verniciato, così, una cosa molto 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 semplice. Mi aiuta tantissimo perché sì, a occhio o comunque anche facendo, inquadrando un po' a occhio così o con dei mirini un po' più semplici, riesci certo a inquadrare la scena, però avere un mirino più specifico, con anche in scala, con quel tipo di forma, con varie forme, che ne ho più di uno con varie forme standard, e la squadratura, che ho scelto di fare una squadratura appunto strutturale, le linee strutturali del formato, mi aiuta tantissimo nella composizione, riesco a inquadrare molto 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 meglio e quindi mi toglie tanti problemi in realtà, perché sempre con i tempi serrati questo insomma è veramente un ottimo aiuto. Un'altra cosa che mi è molto d'aiuto è utilizzare il verde ftalo o anche il verde viridiano, ma io uso lo ftalo, perché avere già dei verdi pronti che non vanno usati così come sono, vanno comunque miscelati, vi aiuta tantissimo nelle tempistiche, perché fare il verde da zero, quindi con il giallo e il blu, in realtà vi rallenta molto l'esecuzione, è molto più veloce avere un verde che è versatile come l'oftalo e il viridiano. Quindi insomma, facendo paesaggi campestri, il verde è il colore che, come posso dire, devi combattere, come posso dire, è quello che dovrai gestire di più, è la tonalità del colore che insomma dovrai gestire di più, quindi scegliere un verde che si presta a essere cambiato facilmente è soltanto un'ottima scelta per le tempistiche sempre, insomma, perché si ha poco tempo e bisogna trovare delle soluzioni un po' per tutto. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti, insomma, quello che pensate di tutta questa avventura del parco sotto casa, è proprio un'avventura io, ok? E contribuite con il canale se volete, fate un regalo sul PayPal, avete tutti quanti gli indirizzi, i link sotto in descrizione, che mi aiutate insomma a sostenere il canale e a fare sempre video migliori e contenuti migliori. E ci vediamo al prossimo video. Fa caldo. Ciao!